Buonasera a tutti, vi parlerò di Africa. Mi sono occupato nella mia vita soprattutto di questi due grandi problemi che hanno occupato la mia mente, con dubbi, idee e a volte e molte poche certezze. I due problemi, quello dello sviluppo e quello dell'Africa. La questione africana la potrei riassumere con 3 parole. La prima parola è povertà, la seconda parola è esplosione demografica e la terza parola è fragilità degli stati. La povertà. L'Africa ha circa 1 miliardo di abitanti. Si calcola che l'80% degli abitanti dell'Africa siano poveri. Secondo degli studi che sono stati fatti recentemente, nel mondo ci sarebbero 1 miliardo di poveri. Di questo 1 miliardo di poveri, l'80% si trova in Africa. Cioè l'80% degli africani sono poveri e l'80% dei poveri del mondo sta in Africa. E questo è un primo elemento fondamentale. È una povertà molto maggiore della povertà di quella che conosciamo noi. È una povertà assoluta, una povertà estrema, che contrasta, e questo è il paradosso, con una grandissima ricchezza di quel continente. Ricchezza in risorse umane, in risorse naturali, minerarie e agricole. A volte proprio la presenza di queste grandi ricchezze ha causato guerre, occupazioni, sfruttamento dell'Africa, cioè miseria dell'Africa. Il secondo elemento, l'esplosione demografica. L'Africa è un continente sottopopolato. La densità della popolazione è inferiore di quella dell'Asia a quella dell'Europa. Però che cosa è successo? Che la popolazione africana, che si calcolava dell'ordine di 290-300 milioni di persone negli anni 60, cioè all'indipendenza, oggi è 1 miliardo. E si calcola che fra 40 anni la popolazione africana dovrebbe essere di 2 miliardi. Cioè un ritmo di crescita della popolazione come non è mai avvenuto in nessuna parte del mondo. Ecco, l'esplosione demografica. Questo significa da un lato che la popolazione africana è fatta di giovani. 60-70% della popolazione in alcuni paesi ha meno di 16 anni. E significa d'altra parte un'estrema difficoltà di venire incontro alle esigenze di questi giovani, cioè di creare scuole e di creare posti di lavoro. Ma questa esplosione demografica, questo è l'altro paradosso se si vuole, avviene mentre calano i tassi di natalità. Ma i tassi di mortalità sono diminuiti negli ultimi 40 anni in maniera così rapida da creare questa rottura dell'equilibrio demografico tradizionale e questa esplosione della popolazione. Questo è uno dei problemi di cui si parla di meno, per diversi motivi, ma secondo me è il problema dei problemi, è il problema centrale della crisi e della questione africana oggi. L'esplosione demografica. Gli stati africani presi in questa tenaglia, da un lato della povertà assoluta, dall'altra dell'esplosione demografica, non avevano molte chance di riuscita. E ci stupisce il fatto che, malgrado queste difficoltà, l'Africa sia riuscita a mantenere tassi di sviluppo economico dell'ordine del 5%, negli ultimi anni anche superiori al 5%, tassi superiori alla crescita demografica, segno della vitalità del continente, della capacità del continente. Ed arriviamo al terzo punto nei miei 3 punti sulla questione africana, la fragilità degli stati. Gli stati africani moderni, gli stati che nascono dalla indipendenza negli anni 60, sono degli stati geneticamente fragili. Sono fragili per nascita, direi, perché sono stati che copiano le strutture coloniali, cioè importate dalle potenze coloniali, e che si sovrappongono queste istituzioni, queste strutture a delle strutture e delle culture che esistevano precedentemente. Un innesto difficile, un innesto che da solo denuncia la fragilità
degli stati, quindi stati deboli perché hanno una scarsa legittimità popolare, una scarsa aderenza alla società africana. Il panorama africano si presenta quindi in questo modo: da un lato una natura meravigliosa e dall'altro una problematica politica, sociale ed economica gravissima, su uno zoccolo duro. Qual è questo zoccolo duro? Il rapporto difficile con l'Europa. Ed uso la parola difficile come eufemismo. In realtà è un rapporto tragico, un rapporto secolare che è caratterizzato da, prima di tutto, la tratta che ha distrutto la società africana, la tratta degli schiavi che è durata alcuni secoli, in cui milioni di africani sono stati portati via, creando dei conflitti interni, poi il colonialismo, che è stata una violenza portata alla cultura e alle strutture africane. Su questa base si innesta il terzo momento, che è quello dell'aiuto allo sviluppo, la fase della cooperazione allo sviluppo. Questa fase si caratterizza per ugualmente l'imposizione di modelli. Abbiamo visto che per esempio tutta la cooperazione chiamata sociale, umanitaria, quella che tutti voi finanziate, sostenete, quella che i nostri governi hanno sostenuto, nel bene e nel male, al di là delle buone intenzioni, è una delle cause dell'esplosione demografica e quindi della crisi dell'Africa di oggi. Il problema oggi è che da una parte c'è un rapporto di grande dolore e sofferenza e dall'altro una scarsità di risultati, questa enorme povertà. E in prospettiva un pericolo enorme per la pace mondiale, un pericolo enorme per gli equilibri internazionali. Si impone quindi, a nostro avviso, un cambiamento di rotta, un cambiamento delle politiche. Non credo che io parlo degli amici del CREA che ci siamo riuniti intorno a questa nuova idea dello sviluppo e della cooperazione internazionale, non credo che noi possiamo dire di avere una ricetta, non esiste una ricetta. Chi crede nella ricetta sono quelli che vogliono trovare una scorciatoia per certi problemi che sono estremamente complessi. Però alcuni punti fermi per noi si possono riassumere così. Il primo è che, a differenza di quanto oggi si dice da alcune parti, ci vogliono molti più aiuti. Dico a differenza di quanto si dice perché voci sempre più frequenti dall'Africa stessa vengono per chiederci la sospensione dell'aiuto. Di recente un libro di grande successo di un'economista zambiana che si chiama Moyo, Dambisa Moyo, che ha questo titolo, The Death Aid, l'aiuto tradotto in francese come l'aiuto fatale o mortale, quindi l'aiuto viene addirittura qualificato di mortale, chiedono la cessazione dell'aiuto. Noi diciamo no, ci vogliono molto più aiuti, ma a condizione che questi aiuti siano in una diversa direzione. Quale direzione? La prima direzione è sostenere le grandi infrastrutture produttive, economiche e sociali. L'Africa ha bisogno di investimenti cospicui, importanti, al di sopra delle sue possibilità, nei settori delle infrastrutture economiche e sociali produttive. Io penso per esempio all'immenso bisogno che c'è nel settore dei trasporti, nel settore delle comunicazioni, ma anche nel settore scolastico. Ripeto, queste città africane che sono oggi delle città animate, popolate soprattutto di bambini, di giovani, salvati dalla morte, ma che non hanno nessuno sbocco, che cercano le scuole, che non ci sono, cercano lavoro, che non c'è. Il primo aiuto necessario è dare un aiuto in questa direzione, nella creazione delle infrastrutture produttive, economiche e sociali. Il secondo è dare un aiuto diretto alle imprese, cioè a tutti quelli che in Africa stessa creano reddito e creano soprattutto occupazione. Bisogna quindi, seconda priorità secondo noi, è il sostegno all'impresa, ma non il sostegno all'impresa nostra trasferita in Africa, questo anche,
ma il sostegno fondamentale è il sostegno all'impresa africana. Cioè noi dobbiamo rivalorizzare tutto quello che è stato chiamato il settore informale o il settore del lavoro nero, del lavoro nascosto, ma che è la vera forza dell'economia africana, che rappresenta il 70% dell'economia africana. Bisogna andare ad aiutare i piccoli agricoltori, i piccoli commercianti, le piccole imprese africane attraverso dei metodi innovativi che siano allo stesso tempo efficaci ed trasparenti. Non è facile. Ma a questi due primi grandi settori di intervento se ne aggiunge un terzo che è fondamentale e credo che noi italiani lo possiamo capire meglio di ogni altro. È l'aiuto al rafforzamento delle istituzioni. Quegli stati fragili vanno sostenuti, quelle istituzioni fragili vanno sostenute. E io dico, noi italiani lo dobbiamo capire in maniera particolare, perché noi abbiamo avuto un problema di sottosviluppo in casa nostra, noi lo abbiamo un problema di sottosviluppo in casa nostra, il Mezzogiorno d'Italia. E nei nostri investimenti nel Mezzogiorno d'Italia abbiamo commesso degli errori che stiamo ripetendo in Africa. Cioè fare degli investimenti a tipo assistenziale e non degli investimenti che puntano alla valorizzazione, prima di tutto alla modernizzazione e resa più efficiente, più trasparente dell'amministrazione, dello Stato, delle istituzioni. Ecco, questa è la priorità. La comunità internazionale non deve sbagliare in Africa, non deve commettere lo stesso errore che l'Italia ha commesso nel Mezzogiorno d'Italia. Noi sappiamo bene che gli investimenti nelle infrastrutture, che gli investimenti nel settore industriale non possono realizzarsi se non sono accompagnati da un risanamento della governance. Senza una buona governance non ci sono investimenti che tengono. Quanti industriali del Mezzogiorno d'Italia abbandonano il Mezzogiorno perché non possono resistere a un sistema di illegalità generalizzata o di inefficienza dell'amministrazione pubblica? Ecco il problema principale. Quindi noi pensiamo a una rivoluzione culturale che porti a una presa di coscienza politica sia a livello dell'Africa che della comunità internazionale per operare questa trasformazione della cooperazione e dell'indirizzo degli aiuti internazionali che sono, come ripeto, necessari ma devono essere riorientati. È una rivoluzione culturale, perché per molti di noi l'aiuto è ancora soccorrere il bisognoso. Questo certamente è un atto nobilissimo, non starà a me certamente a non condannarlo, comunque ritenerlo inutile. Serve in quel momento, ma certamente dobbiamo sapere che non è un incentivo allo sviluppo, non è un sostegno allo sviluppo. Occorrono delle politiche coerenti, di ampio respiro, e queste devono essere adottate con urgenza, perché l'unica politica, a nostro avviso, che può porre un freno al problema dell'immigrazione è una politica ben attuata di cooperazione allo sviluppo. Noi abbiamo avuto e abbiamo ancora l'immigrazione dei cinesi, però questi movimenti migratori dalla Cina si stanno rallentando man mano che si sviluppa la Cina. C'è anzi un ritorno dei cinesi che sono emigrati da noi e che ritornano in Cina perché sono attratti dalle opportunità economiche in Cina. Lo stesso deve avvenire in Africa. Dobbiamo creare delle migliori condizioni per tenere in Africa i figli dell'Africa, per frenare questa ondata di emigrazione che comunque avverrà. Dovremo rivedere le nostre politiche di accoglienza di questi immigrati, ma dobbiamo preparare il loro ritorno creando queste condizioni economiche. Questa grande rivoluzione richiede mezzi, ma richiede soprattutto un riorientamento dall'assistenza al sostegno ai settori produttivi. Io credo che questo messaggio non è più un messaggio che viene lanciato solo dall'Africa. Mi dicevano che proprio è stato il tema dell'ultimo convegno dei giovani industriali italiani riuniti a Capri su un grande tema che è Mediterraneo, dal Mediterraneo al Golfo, un nuovo asse per lo sviluppo.
La tesi è proprio questa, quella che dobbiamo difendere anche per lo sviluppo dell'Africa, un riorientamento degli aiuti e una rivalorizzazione dell'aiuto internazionale. Grazie mille.